Tutto proprio nasce da una cosa che ho inventato io, diciamo che ho ideato io, che è un pensiero, che è l'estetica della distruzione. Io credo che nella distruzione, in delle immagini legate a essa, tipo, non so, può essere le immagini decadenti, come delle immagini di rovina o le stesse muffe, qualsiasi cosa comunque sia legata alla distruzione, al passaggio del tempo, ci sia un fascino. Da questo pensiero così sono nati un po' di lavori. I miei lavori più recenti hanno a che fare invece con quello che è il mio territorio, a cui sono molto legata, che è la Sicilia. Una delle cose che mi ha sempre più colpito di tutti è l'abuso edilizio. Io ho saputo di una demolizione in località Treppiedi, provincia di Ragusa, in cui appunto dovevano demolire 3 palazzi dello IACP, dell'Istituto Case Popolari. Questi palazzi sono rimasti solo degli scheletri, in quanto non hanno mai superato quelle che sono le prove di staticità e sicurezza. E per 30 anni hanno costituito quello che è il paesaggio di questo luogo. Dopo 30 anni appunto da questa cosa, una società ha preso l'appalto per la demolizione. Sono riuscita a entrare all'interno di questi palazzi e ho come ricostruito in un piano di questo un'abitazione di uno squatter. Ho dovuto utilizzare dei materiali molto colorati proprio perché si vedesse da distanza, perché i margini di sicurezza sono a 150 metri minimo per poter riprendere, per poter stare vicini a una demolizione. Io ero a 80 metri nel terrazzo della polizia, dei carabinieri, anzi, e quindi ho potuto fare queste riprese e vedere anche la demolizione di quello che era anche un mio lavoro, no? Perché io ero entrata a fare parte di questo lavoro, in questa demolizione. Gli altri lavori che ho fatto, i souvenir in cui sparo sempre in delle scenografie, costruisco a delle fotografie della mia famiglia, sono fotografie autentiche. E dopodiché, ad esempio, in uno souvenir family portrait, prendo tutto questo muro, lo taglio, un muro di 3 metri per 2, lo taglio e lo porto direttamente al museo. Infatti è possibile vederlo al museo, nella collezione permanente del Museo Riso a Palermo. E anche lì poi ci inserisco il video. Quindi tutti i miei passaggi sono tutti legati l'uno all'altro, per quanto il mio lavoro sia differente, nel senso che da un momento a un altro sembra che ci sia formalmente una distanza. In effetti non c'è, perché io la vedo come un continuum. Ora, magari, giustamente, quello che c'è alle mie spalle, sembra una giornalista della CNN, no? È vero, sono un artista, sono a casa mia, ma ci tengo alla mia privacy e quindi ho messo questa scenografia alle mie spalle che è una bandiera. Questa bandiera rappresenta un lavoro mio, l'ultimo lavoro che ho realizzato, si chiama The Circle, il cerchio. The Circle è un lavoro che nasce da un'esperienza che ho vissuto in treno, è un litigio tra un controllore e un extracomunitario. L'extracomunitario ha detto al controllore che lo avrebbe addirittura denunciato perché era razzista e perché lo stava minacciando. E in quel momento ho pensato che sempre ci sarà, come in un cerchio, una situazione che non avrà mai fine, cioè la vittima diventerà sempre carnefice, sempre. E da lì ho iniziato a fare un lavoro, che sia appunto questo lavoro in cui io interpreto un dittatore, indossando un abito realizzato da uno stilista, Vincent Billesci, ci tengo perché è un stilista palermitano molto bravo, e una maschera che è un morphing dei 12 dittatori, davanti a un pubblico di sudditi che sono delle persone che indossano invece una maschera che era un morphing tra una pecora e il mio viso. Alla fine, da che i sudditi erano molto entusiasti della mia performance, alla fine invece mi si rivoltano contro, girano le maschere e hanno una maschera dittatori. Io tolgo la mia maschera e ho la mia faccia di bronzo, perché è tutta bronzata, ma che fa vedere la mia umanità, mentre loro, da pecore, girano la maschera e fanno vedere tutta la loro forza e la loro brutalità, essendo tutti dei piccoli dittatori.